Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo insieme questo simpatico pesciolino amigurumi. Vi mostro tutta la lavorazione passo passo e anche come fare questi semplici ricami. Inoltre, con questo schema impariamo una lavorazione simpatica che ci permette di lavorare con due colori a spirale, lavorando giri infiniti, cioè senza che si veda mai la fine del giro. Vi propongo questo schema in versione piccola per farne un portachiavi. È tanto che non facciamo un portachiavi insieme, ma se mi seguite da tempo sapete che ho tutta una collezione di portachiavi amigurumi. Vi lascio il link alla playlist nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra, e se volete che facciamo altri portachiavi amigurumi fatemelo sapere scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Ma nel tutorial facciamo uno di questi pesciolini insieme, quelli un po' più grandi, e alla fine vi do due idee per utilizzare questi pesciolini, quindi arrivate fino alla fine del tutorial. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare i pesciolini grandi ho usato rimanenze di filo di cotone che avevo a casa, un po' di basic cotton e un po' di Luxor, e ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Mentre per fare la versione piccola portachiavi ho usato il cablè numero 5, e io uso sempre questo della marca Ispe, che secondo me è il migliore, e l'ho lavorato con un uncinetto da 1,75 mm. Per fare gli amigurumi, come sappiamo, possiamo utilizzare qualunque filato regolare ci piaccia. Più grosso è il filato e l'uncinetto, e più grande sarà l'amigurumi che otteniamo. Se avete bisogno di questi filati, nella descrizione del video vi lascio i riferimenti. Iniziamo facendo un anello magico. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi mettiamo un pezzetto di filo o un marker per segnare l'inizio di ogni giro. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Nel giro 3 lavoriamo 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e 2 aumenti per 2 volte 2 punti bassi in ogni punto. E ripetiamo 4 punti bassi, 2 aumenti, un'altra volta. Nel giro 4 lavoriamo 5 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 2 aumenti per 2 volte 2 punti bassi in ogni punto, 6 punti bassi, due aumenti, 1, 2 e un punto basso. Nel giro 5 lavoriamo 6 punti bassi,
2 aumenti, 1, 2, 8 punti bassi, 2 aumenti, 2 punti bassi. Nel giro 6 lavoriamo un punto in ogni punto, quindi lavoriamo 24 punti bassi. Nel giro 7 lavoriamo 8 punti bassi, 8, 1 aumento, 2 punti nel prossimo punto, 11 punti bassi, 11, 1 aumento e 3 punti bassi. E nel prossimo giro lavoriamo 8 punti bassi, 1 aumento, 12 punti bassi, 11, 12, 1 aumento e concludiamo il giro lavorando 4 punti bassi. E nel prossimo giro lavoriamo un punto in ogni punto, cioè 28 punti bassi. Nel prossimo giro cambiamo colore, quindi l'ultimo punto del giro lo iniziamo con il colore azzurro, per esempio, e lo completiamo col filo del nuovo colore. E proseguiamo con il nuovo colore. Il filo, che per me è azzurro, lo lasciamo qui dietro, non lo nascondiamo tra i punti. E lavoriamo il prossimo giro. Nel prossimo giro lavoriamo 8 punti bassi e nel frattempo, se vogliamo, nascondiamo la codina di filo attraverso i punti. Otto, 2 aumenti per 2 volte 2 punti bassi in ogni punto. 12 punti bassi, 2 aumenti, 1, 2 e completiamo il giro lavorando 4 punti bassi. Alla fine del giro 10 ci sono 32 punti nel giro. Dal giro 11 al giro 16 lavoriamo questi 32 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Nel giro 17 lavoriamo 10 punti bassi, una diminuzione e per la diminuzione prendiamo il filo verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. Poi lavoriamo 14 punti bassi, poi lavoriamo una diminuzione e completiamo il giro lavorando 4 punti bassi. E mettiamo in sospeso il lavoro. Da qui in poi alterniamo un giro beige e un giro azzurro, ma
lavoriamo in un modo un po' speciale che ci permette di continuare a lavorare a spirale senza creare il gradino della fine del giro. Entriamo nel punto in cui abbiamo lavorato l'ultimo punto del giro precedente e riprendiamo il filo azzurro e lo portiamo fuori da qui. E iniziando dal prossimo punto lavoriamo un giro in cui lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 30 punti bassi. 1, 2, 28, 29, 30. Mettiamo in sospeso il filo azzurro e riprendiamo il filo beige. E lavoriamo il prossimo giro con il beige, iniziando dal primo punto del giro precedente, quindi dal primo punto azzurro. E da qui in poi tutti i punti beige li lavoriamo sull'azzurro e tutti i punti azzurri li lavoriamo sul beige. Nel prossimo giro lavoriamo 9 punti bassi, poi lavoriamo una diminuzione, 13 punti bassi, una diminuzione e 4 punti bassi. Mettiamo in sospeso il beige e riprendiamo l'azzurro. E lavoriamo tutto il prossimo giro con l'azzurro. Nel prossimo giro, per esempio, lavoriamo un punto in ogni punto. Quindi lavoriamo un punto in ogni punto con l'azzurro fino all'ultimo punto beige e poi riprendiamo il beige e così via. E in questo modo andiamo avanti a lavorare lo schema, che è sempre molto simile. Ci sono giri in cui lavoriamo un punto in ogni punto e giri in cui lavoriamo anche diminuzioni. Quindi non vi faccio vedere tutti i giri passo passo perché la lavorazione è sempre la stessa. Di lato qui vi lascio lo schema scritto di tutti i giri che lavoriamo alternando un giro azzurro e un giro beige, quindi tutti i giri fino alla coda. Voi potete fotografare lo schermo o riscrivere lo schema e poi lavoreremo insieme la coda. E via via che proseguiamo con lo schema riempiamo con un po' di ovatta, in modo da dare forma al pesce. Lo schema, come avete visto, ha gli aumenti all'inizio che non sono distribuiti uniformemente nel giro, ma sono ai due lati e questo è per dare forma al pesce. Quindi quando riempiamo con l'ovatta, pieghiamo sulla linea più o meno degli aumenti che abbiamo fatto nei primi giri. In questo modo il pesce ha la forma giusta. Una volta lavorato il giro 32, che è l'ultimo giro con le diminuzioni, lavoriamo il giro 33 con quello che per me è il colore azzurro e nel giro 33 la ripetizione che ripetiamo è 2 aumenti di mezzi punti alti, filo sull'uncinetto e lavoriamo 2 mezzi punti alti in ogni punto per 2 volte, 1, 2 e 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4 e ripetiamo 2 aumenti di mezzi punti alti e 4 punti bassi un'altra volta e poi rimettiamo il marker, lavoriamo 2 punti bassissimi con il beige nei primi 2 punti del giro, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo beige. E il giro comincia comunque da dove c'è il marker, ma abbiamo fatto
questi 2 punti bassissimi per accompagnare la fine della lavorazione beige. Nel giro 34 lavoriamo 2 punti bassi e li lavoriamo nei 2 punti bassissimi che abbiamo lavorato con il beige, 2 aumenti di mezzi punti alti, 2 mezzi punti alti in ogni punto per 2 volte, sei punti bassi, due aumenti di mezzi punti alti, e completiamo il giro lavorando 4 punti bassi. Nel giro 35 lavoriamo 2 punti bassi, 2 aumenti di mezzi punti alti, otto punti bassi, 2 aumenti di mezzi punti alti, e completiamo il giro lavorando 6 punti bassi. E poi lavoriamo 17 punti bassi. Pieghiamo in 2 il lavoro, lavoriamo una catenella e iniziando dal prossimo punto prendiamo tutto il prossimo punto e tutto il primo punto dietro e lavoriamo una riga di punti bassi prendendo il punto davanti e il punto corrispondente dietro per chiudere il lavoro. Tutto il punto davanti e tutto il punto dietro. E lavoriamo così 12 punti bassi. 11, 12 e tagliamo il filo un po' lungo. Togliamo il marker, infiliamo il filo in un ago senza punta e saldiamo il filo. Lo passiamo dietro attraverso i punti e tagliamo. Ed ora non ci resta che ricamare la parte che preferiamo in realtà del pesciolino. Io ho scelto dei ricami super semplici da mostrarvi, ma se volete potete sbizzarrirvi e fare tutti i ricami che volete o aggiungere perline, ricamare anche la coda. Potete abbellire questa base come preferite. Tagliamo un pezzo di filo e lo infiliamo in un ago da ricamo, quindi senza punta. Teniamo come riferimento il gradino del cambio di colore che abbiamo fatto
la prima volta che abbiamo cambiato colore, entriamo con l'ago tra i punti, in un punto qualunque, e usciamo sul terzo giro, secondo punto. Lasciamo qui una codina per poi poter saldare e ricamiamo la V. Torniamo in giù di 2 righe e al centro del punto appena sotto. Se prendiamo come riferimento questa V, qui sotto, e usciamo alla stessa altezza dall'altra parte del punto. E completiamo la V. E ci spostiamo di 4 punti, 1, 2, 3, 4, e usciamo qui. Usciamo sempre tra un punto e l'altro, nel foro che c'è tra un punto e l'altro, saltando 4 punti. E in questo modo ricamiamo le V. Quindi adesso scendiamo di 2 righe nel punto corrispondente e ritorniamo su di 2 righe dall'altra parte del punto e completiamo la V e continuiamo così. Ci spostiamo di 4 punti, 1, 2, 3, 4, e ricamiamo un'altra V. E in questo modo ricamiamo tutto un primo giro. Una volta completato il primo giro di V, per iniziare il secondo ci spostiamo in su di un giro e in qua di 2 punti rispetto a questa V. Un giro più su, 2 punti più in qua, e qui lavoriamo un'altra V. E ricominciamo con un nuovo giro di V, come prima, saltando 4 punti, e facciamo lo stesso anche per il prossimo giro. Un giro più su, 2 punti più in qua. Una volta che avremo lavorato tutte le V che vogliamo lavorare, portiamo fuori il filo dallo stesso foro da cui abbiamo iniziato, annodiamo i fili tra loro, tagliamo e nascondiamo i fili e il nodino all'interno dell'amigurumi. Il secondo ricamo è ancora più semplice del primo. Facciamo delle righe lunghe un punto tra una V e l'altra. Tra una V e l'altra ci sono 3 punti, quindi saltiamo un punto e nel punto centrale, sempre entrando tra un punto e l'altro, facciamo questa lineetta. Giriamo tutto intorno su tutti e 3 i giri che abbiamo lavorato.
ricamiamo anche gli occhi. Il pesciolino è pronto. Per appenderlo facciamo entrare il filo da uno dei fori, lasciamo una codina di filo all'inizio e passiamo da una parte all'altra del primo giro di punti. E passiamo un paio di volte. E poi usciamo dal cerchio magico. La codina di filo la nascondiamo all'interno dell'amigurumi. E tramite questo filo possiamo appendere i nostri pesciolini in qualunque posto ci piaccia di più. Per esempio, come in questo caso, ad un rametto per creare un oggetto decorativo. Oppure questo pesciolino amigurumi potrebbe essere un componente di un sonaglio del vento, che è un progetto a cui penso da anni in realtà. Fatemi sapere se è una cosa che potrebbe piacervi, riempiendo di like e di messaggi questo video. E se sarà una cosa che avrà grande successo, trovo il modo di farvi un bel sonaglio del vento, magari con delle conchiglie. Adesso vediamo. Fatemelo sapere. Se volete usarlo come portachiavi, potete fare una riga di catenelle per fare un'asola qui su, oppure agganciare un pezzetto di catena. In questo caso vi servirà una coppia di pinze e poi ci serve un anello portachiavi a cui agganciare il pezzetto di catena. E in questo modo avete un nuovo portachiavi. Fatemi sapere se questa idea vi piace e se vi piace di più nella versione decorativa barra sonaglio del vento o nella versione più piccola come portachiavi. E fatemelo sapere scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Se rifate questi pesciolini per farne una di queste idee o qualunque altro progetto, fatemelo sapere e mostratemi le vostre foto taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, spero vi sia piaciuto. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!